alcune riflessioni sulla tua riflessione, che ho apprezzato e che condivido. Condivido e aggiungo che noi dovremmo partire dal nostro prossimo, dalle persone che incontriamo comunque dal mattino che ci svegliamo all'ora in cui si va a riposare, sul treno, in aereo, in un mezzo di città, in coda presso un ufficio pubblico, al supermercato. Fare molta attenzione a chi incontriamo, perché mentre un'impresa di andare in un posto per fare qualcosa si può fare ogni tanto, ma se si pone attenzione a chi si incontra durante quel giorno, tutti i giorni, ma non è detto che tutti i giorni si incontrino le stesse persone. A me sono accaduti fatti molto particolari, penso a tutti accadano, però se ci facciamo attenzione, se siamo attenti, quindi questo fenomeno della coscienza che è l'attenzione, che è un fenomeno complesso, non sottovalutiamolo. Le persone non vivono con attenzione, attenzione, la stragrande maggioranza di persone sono tutte sempre sopra il pensiero, la mente gli scappa di qua, di là, in su e in giù, hanno una scimmia al posto della mente. Anche chi sbaglia il telefono, te rispondi e l'altra persona racconta qualcosa e te dici guardi che io non sono la persona che lei... Accadono fatti particolari, a volte ha un seguito questa telefonata, nonostante non abbiamo trovato la persona, perché dipende quanto siamo disponibili. La nostra disponibilità è fondamentale. La nostra disponibilità significa trovare l'opportunità laddove sia possibile, senza forzature e senza creare malintesi, nel nostro interlocutore, ma laddove è possibile ci sono tutti i giorni queste possibilità. Quindi ottimo aver individuato nei penitenziari un luogo di sofferenza e quindi di grande bisogno, ottimo. Ottimo ancor più nella scuola, perché si preparano persone, si formano persone. Ottimo, complimenti, auguri per fare questa esperienza continuativamente, ma fate attenzione anche alle persone che incontrate tutti i giorni, quello che si chiama il prossimo. Il prossimo. A volte siamo in piedi su di un mezzo di città, a volte stiamo aspettando in una sala d'attesa, quante volte mi è capitato in aeroporti nel mondo, si va all'imbarco, poi c'è un'ora di ritardo, mezz'ora di ritardo e magari nasce una relazione e questa relazione è un'opportunità straordinaria per offrire alle persone una prospettiva. E non avete nemmeno da fare salti acrobatici per farlo. Se fate attenzione c'è sempre il modo di inserire il sacro in quello che stiamo facendo. Ricordo ero ospite, in italiano va chiarito, perché in inglese c'è guest è host, sì. Host è quello che dà ospitalità e guest è l'ospite. In italiano è ospite entrambi. Invitato a pranzo per un convegno, per una questione importante, mi è venuto in mente che dovevo fare la mia parte in questo. Non potevo saltare il pasto, quindi ho ordinato in un certo modo. Questa era sempre fonte, dava sempre occasione. E comunque prima di mangiare faccio l'offerta, naturalmente lo faccio in una maniera mnemonica, insomma, con parole silenti, in silenzio. E quindi persone che chiedono ma cosa fa, che cosa ha fatto? E ho offerto il cibo. A chi l'ha offerto? E l'ho offerto al Creatore, l'ho offerto a Dio. Le persone hanno un attimo di stordimento.
poi dopo un'ora o il giorno dopo ritirano fuori l'argomento. Cioè bisogna non essere invasivi, non essere inopportuni, non insistere con le persone, non voler parlare di quello che vogliamo noi, ma cercare nell'argomentazione la possibilità di inserire la sacralità in quello che facciamo. Io ricordo la Camera dei Deputati, nelle università, nelle sedi professionali, presso l'Ordine degli Psicologi del Lazio, a Roma, presso l'Ordine degli Psicologi di Milano, presso le Camere di Commercio. Io ho sempre portato questi argomenti, ma dobbiamo portarli in maniera che sia coerente con quello con cui siamo a fare. Se io sono chiamato per fare un corso ai top manager e io devo fare questo corso, non c'è niente da dire su questo, no? Non possiamo. Ma negli esempi che si portano si inserisce, a volte anche sotto traccia, si possono inserire degli argomenti, degli esempi, e le persone quasi immancabilmente cercano di approfondire. E quando cercano di approfondire, sapete cosa accade? Che i recettori si aprono tutti. Se invece siete voi che abruptly, come si dice, che bruscamente portate avanti un argomento, lo mettete sul tavolo e lo spingete, le persone esattamente al contrario, i recettori si chiudono, perché avvertono una invasione di campo. C'è effettivamente un'invasione di campo psichico, esiste, quindi errore grave, è un errore grave. Dobbiamo introdurre gli argomenti in maniera ragionevole e ognuno li introduce con i propri esempi. Invece di fare l'esempio banale che troviamo nelle traduzioni quando si studia una nuova lingua o quando mettiamo dentro nostre esperienze di sacro. Le persone mostrano interesse. Il sacro non è qualcosa che non esiste, quindi io o te vogliamo farlo diventare una cosa reale. È il contrario, è esattamente una cosa reale che esiste, ma che è stata messa fuori gioco, è stata mandata, come dire, in corner, nell'angolo, è stata messa nell'angolo, è stata sottratta all'umanità. E questo è anche il mito di Matsya, no? Il nascondimento dei Veda, perché nascondendo i Veda le persone sono disorientate. L'avatara Matsya viene, recupera i Veda e li restituisce agli uomini. Erano stati occultati. Perché erano stati occultati? Come è stato occultato il sacro. Non ce l'hanno ancora fatta proprio a occultarlo completamente, ma si sono portati un bel pezzo avanti, anche mettendo in certe istituzioni che dovrebbero essere il centro della sacralità persone che proprio allontanano le persone dal sacro, fanno di tutto per allontanare le persone dal sacro. Prima l'hanno allontanate da loro stesse e poi di conseguenza, e anche per giustificarsi. Dico attenzione, perché tutti i giorni incontriamo persone, tutti i giorni possiamo aiutare le persone. Un aiuto di qua, un aiuto di là, una parola di qui, una parola di là, un esempio di qui, un esempio di là. È importantissimo, prima di tutto perché è una salute personale, è un'igiene personale, perché si sta nel sacro anche quando siamo in ambienti profani. Oggi c'è proprio una grandissima pressione, una grandissima spinta per eliminare il sacro.